Bentornato sul canale YouTube di semprefarmacia.it. In un video precedente abbiamo già parlato di cistite, un'infiammazione acuta o cronica della vescica che, oltre ad essere molto fastidiosa, tende a recidivare. Le terapie antibiotiche infatti possono risultare indispensabili nella fase acuta della malattia, ma purtroppo quasi mai riescono ad evitare che il problema si ripresenti. Inoltre spesso si instaurano dei meccanismi di resistenza che rendono praticamente inutili queste terapie. In caso di cistite, quindi, un aiuto può arrivare dal dimannosio, che è valido sia nel trattamento della cistite batterica acuta che nei casi di batteriuria asintomatica, ma anche per la prevenzione della cistite batterica e della cistite postcoitale. Vediamo quindi cos'è, come funziona e come si assume il dimannosio. Se il video ti piace, metti like e ricordati di iscriverti al canale. Il dimannosio è un monosaccaride, cioè uno zucchero semplice costituito da una sola molecola. Ha una formula molto simile a quella del glucosio, ma a differenza di questo non viene metabolizzato dalle cellule dell'organismo e una volta ingerito viene eliminato direttamente nelle feci e nelle urine. In natura il dimannosio è presente in piccole quantità in alcuni frutti come le pere, le mele, le arance e anche nel mirtillo rosso, che non a caso viene indicato come rimedio naturale per la cistite. In maggiore quantità invece è presente nel legno di alcuni alberi come il larice e la betulla, ed è questa la fonte dalla quale viene estratto preferenzialmente per la formulazione degli integratori. Abbiamo già detto che il dimannosio è un ottimo alleato per combattere la cistite, ma come fa un semplice zucchero a combattere dei cattivissimi batteri? Sostanzialmente il dimannosio è in grado di eliminare i batteri dalle vie urinarie, diminuendone la capacità di aderire alle pareti della vescica. Il piano d'azione si articola in 3 fasi. Dopo circa 60 minuti dall'ingestione, il dimannosio arriva praticamente immodificato nella vescica, dove si avvicina ai batteri dispersi nell'urina. Grazie alla sua struttura chimica, il dimannosio si lega alle fimbrie di Escherichia coli e degli altri batteri responsabili della cistite. Le fimbrie sono queste strutture filamentose attraverso le quali i batteri aderiscono alle pareti della vescica infiammandola. Con le fimbrie occupate dal dimannosio, i batteri perdono la loro capacità di adesione alla parete della vescica, diventando innocui, quindi vengono eliminati con il flusso dell'urina. La cosa interessante è che i batteri non possono difendersi da questo meccanismo d'azione, di conseguenza il dimannosio resta attivo nel tempo e, a differenza di quanto accade con gli antibiotici, non possono insorgere meccanismi di resistenza. La riduzione della carica batterica nelle vie urinarie non è l'unico beneficio che deriva dall'assunzione del dimannosio. Questo zucchero infatti ha anche un'azione riparativo-ricostruttrice, perché entra nella composizione dello strato di mucopolisaccaridi detti GAG che proteggono la parete vescicale. Il dimannosio è attivo già dalla prima somministrazione nel ridurre la carica batterica, ma i primi benefici si apprezzano dopo 5-6 giorni di somministrazione. Per avere significativi miglioramenti sulle infezioni delle vie urinarie recidivanti, invece, è necessario effettuare almeno 2-3 mesi di terapia continuativa. Questo però non deve essere visto come un problema, perché il dimannosio può essere assunto per lunghi periodi, anche per anni. Grazie alla sua azione di tipo meccanico, il dimannosio ha solo raramente dei lievi effetti collaterali come gonfiore e diarrea. È un principio attivo molto sicuro, tanto che, sempre sotto controllo medico, può essere assunto anche dai bambini, dalle donne in gravidanza o in allattamento o da quelle che stanno cercando una gravidanza. Inoltre è adatto anche per chi soffre di diabete, perché, pur essendo uno zucchero, non viene metabolizzato dall'organismo. Lo schema terapeutico può variare in funzione della tipologia di cistite da trattare, ma anche in funzione della formulazione dell'integratore stesso, che può comprendere anche altri estratti vegetali come il mirtillo rosso o la presenza di fermenti lattici. A questo link puoi trovare la selezione di semprefarmacia.it dei migliori integratori contro la cistite. Concentrandoci solo sul dimannosio, possiamo dire che solitamente viene assunto in quantità di 2,5 grammi al giorno, suddivisi in 2 o più somministrazioni. Anche se può sembrare più scomodo, è consigliabile suddividere la quantità giornaliera in più somministrazioni, in modo da mantenere la concentrazione del dimannosio nelle urine costante ed evitare periodi di totale assenza. Un esempio di integratore che segue questo principio è Dimampuro. Ogni capsula di Dimampuro contiene 500 mg di mannosio.
Nella fase acuta si consiglia l'assunzione di 6 capsule al giorno per i primi 7 giorni, poi si scala gradualmente fino ad arrivare ad una sola capsula al giorno nella fase di mantenimento. Lo stesso prodotto può essere anche utilizzato nella prevenzione della cistite post-coitale, iniziando l'assunzione subito dopo il rapporto. Per avere la massima efficacia dalla terapia col dimannosio, segui questi consigli. Svuota la vescica prima di ogni assunzione. Durante il giorno, dopo la somministrazione, attendi un'ora e poi inizia a bere molta acqua per favorire l'espulsione del dimannosio legato ai batteri. Alla sera assumi l'ultima dose prima di andare a dormire con poca acqua per favorirne la permanenza nella vescica. E tu conoscevi i benefici del dimannosio contro la cistite? Aspetto le tue domande nei commenti. Un saluto dalla dottoressa Valentina di semprefarmacia.it, la tua farmacia sempre con te.